Ciao a tutti ragazzi, Sì, ma sembro giallo. Niente spacchettamenti, niente carte, niente action figures, nulla di nulla. Basta, ciao, vi saluto. Porco Dio. Ciao a tutti raga, bentornati sul canale con un video leggermente diverso dal solito. Oggi infatti niente action figures, niente unboxing, niente spacchettamenti di carte, niente Cristi, Madonne, anche se fra poco mi sa che qualcosa ci sarà, ma un format del tutto inedito che sicuramente non avete mai visto, ovvero rispondo alle vostre domande. Ebbene sì ragazzi, oggi come vedete l'atmosfera è un po' diversa, le luci sono un po' suffuse, l'atmosfera è quella da salotto e rispondo a delle domande che mi avete fatto proprio fresche praticamente in giornata. Questa è di agosto 2024, quindi è un po' che devo fare questa cosa, finalmente mi sono deciso a farla, ma come al solito ragazzi non mi sono scritto nulla, quindi risponderò a una domanda di Nicola oggi e lo risponderò così, a braccio, a cazzo di cane, come mi viene. Quindi innanzitutto ringrazio Nicola, ciao Nick, che è un iscritto al canale ormai di vecchia data, che ha fatto una serie di domande, in realtà non una sola, quindi oggi il video sarà dedicato solo a lui e in futuro ci saranno altre domande, altre curiosità da cui io prenderò spunto appunto per fare dei video del genere, video che spero saranno piuttosto corti, cercherò di tagliare perché come al solito quando mi perdo in parole, raga, mi conoscete e comincio a fare il diavolo. Allora leggiamo intanto la domanda di Nick, se vi va intanto iscrivetevi al canale, mettete mi piace ragazzi così mi date una mano e fatemi sapere che cosa ne pensate. Allora Nicola ci dice, poi mi sa che ve la metto in sovrimpressione da qualche parte: come hai gestito negli anni del cambiamento fino all'età adulta la tua passione per il collezionismo? E questa è una. Hai mai fronteggiato l'argomento con chi ha una visione più classica, schematica o bigotta della vita, che siano parenti, familiari, amici o anche compagni che non condividono le tue stesse passioni? Hai mai pensato di essere sbagliato e di dover necessariamente cambiare una parte di te per introdurti al meglio nel tessuto sociale? C'è qualcosa che se potessi diresti al piccolo te del passato per gestire diversamente il presente e il futuro? Come ti vedi da qui a 10-15 anni nel gestire la tua attuale vita? Dio buono, tanta roba Nicola, quindi grazie ancora. Adesso cerco di rispondere con un po' di ordine, insomma. Allora, come hai gestito negli anni del cambiamento fino all'età adulta la tua passione per il collezionismo? Allora, hai mai fronteggiato l'argomento e bla bla, adesso cerco di fare un discorso unico. Allora, negli anni del cambiamento fino all'età adulta, ragazzi, io l'ho gestita non gestendola, semplicemente. Nel senso che quello che mi piace del mio essere collezionista è il fatto appunto che non mi faccia mai diventare adulto in un certo senso. Questa cosa so, come dice giustamente Nicola dopo, perché penso che anche lui abbia vissuto una situazione del genere, so che poi in un mondo di adulti che non hanno la tua stessa passione potrebbe essere un po' complicato da gestire, nel senso che ti senti magari sempre un pochino preso di mira, sei quello strano, no? In un gruppo di amici oppure in un ambiente lavorativo e quant'altro, sei quello a cui piacciono i pupazzetti, quante volte ce lo siamo sentiti dire, oppure quello è quello a cui piace Spider-Man, quello che gli piace la roba della Marvel, i supereroi, ma quando cresci? Queste sono le domande tipiche ragazzi che fanno a gente come noi, anche se ultimamente le cose stanno un pochino cambiando. Io l'ho gestita appunto semplicemente, come dicevo prima, non gestendola, cioè essendo comunque felice di quello che faccio e di quello che mi piace, senza preoccuparmi troppo di quello che pensano gli altri. È vero che poi si matura a livello collezionistico con l'età, magari ci sono determinate cose che, appunto, prendendo anche l'altra domanda, cosa diresti al Peppe del futuro? Determinate cose le gestirei in modo diverso, certi pezzi che ho venduto, di quando collezionavo videogiochi per esempio, o quando collezionavo carte Pokémon in modo, anche quando ero più piccolo, ho venduto della roba ragazzi che adesso mi mangio le mani, tipo il Charizard, non la prima ma tipo la seconda edizione, che comunque era tanta roba. E quindi ecco, la gestirei in modo diverso se potessi parlare con il Peppe del futuro dicendogli appunto non vendere questa roba, ma assolutamente non gli direi di cambiare nulla di quello che ha fatto, perché io nel sentirmi appunto nel collezionare questa roba
nel vedere il pupazzetto, l'Hot Toys, le carte, quello che è. Io mi sento ancora bambino e sono felice di sentirmi un bambino, cioè ho lo stesso entusiasmo, anche se il canale YouTube un pochino me l'ha fatto passare, questa è una cosa a parte, ma ho lo stesso entusiasmo di quando ero bambino, di quando scartavo il regalo, di quando giocavo per la prima volta a quel videogioco, e questa è la cosa più importante secondo me, che non deve essere cambiata, né da noi stessi né dalle influenze degli altri, ragazzi. Quindi un consiglio che mi sento di darvi, soprattutto se vi approcciate al mondo del collezionismo, molti di voi che guarderanno questo video ormai hanno molti più anni di me di esperienza, però se magari c'è qualcuno là fuori che si sta approcciando adesso al collezionismo, non vi vergognate mai di collezionare e di farlo vedere agli altri. Qualsiasi cosa voi collezioniate è una cosa vostra, vi prendono in giro, sti cazzi ragazzi, sti cazzi. Non badate troppo al giudizio altrui, perché questo uccide non la vostra passione, perché quella non la ucciderà nessuno, ma il vostro entusiasmo nel farlo. Quindi lasciate perdere e andate avanti per la vostra strada. Hai mai fronteggiato l'argomento con chi ha una visione più classica, schematica o bigotta della vita? Sicuramente sì, Nick. L'ho fronteggiato, ma vi posso dire che in tante occasioni sono stato sorpreso, si dice? Sì. Positivamente, cioè tanta gente si è appassionata, forse anche per il mio modo di parlare, di mostrargli quelle determinate cose, e sono riuscito a far appassionare quelle persone alla mia passione, alle cose che piacciono a me, ed è quello che tra l'altro vorrei fare anche qui con il canale YouTube. Quindi a volte ci sono riuscito, a volte invece sono stato visto appunto come il cretino che colleziona i pupazzetti, come vi dicevo prima, ma va bene lo stesso, nel senso, non voglio io cambiare il punto di vista di altre persone, così come non voglio che gli altri cerchino in qualche modo di cambiare il mio punto di vista, la mia passione, la mia voglia di collezionare, di giocare, di fare quello che faccio, perché a me serve appunto per sentirmi vivo, sentirmi ancora un bambino e non invecchiare mai, ragazzi, che è una cosa bellissima. Poi, hai mai pensato di essere sbagliato, di dover necessariamente cambiare una parte di te per introdurti al meglio nel tessuto sociale? Allora, qui entra in gioco un po' una parte un po' più, diciamo, che va in base al carattere. Nel mio caso, ragazzi, io non ho mai avuto il bisogno di integrarmi in un gruppo. Per dirvene una, io non ho mai fumato una sigaretta, nonostante fossi sempre stato circondato da fumatori, da gente anche che per emulazione di altre persone, per integrarsi in un gruppo o quant'altro, allora cominciavano a fumare, sai, per sentirsi un po' più figo, magari in età adolescenziale, oppure per provare, eccetera. Io non l'ho mai fatto perché non ho mai sentito questo tipo di esigenza. Allo stesso modo, anche in queste cose, non mi sono mai sentito di voler cambiare una parte di me, soprattutto per gli altri. E questo, raga, è sempre un consiglio che mi sento di dare soprattutto ai più giovani di voi. Anche in questo caso, siate sempre voi stessi, non cambiate per gli altri e non rinunciate soprattutto alle vostre passioni, alle cose che vi piacciono, proprio per piacere a qualcun altro. O piacete come siete, con tutte le vostre sfaccettature, quindi Nicola mi parla anche di compagni e quant'altro. Ragazzi, se vi vergognate di mostrare le vostre cose alla vostra compagna, al vostro fidanzato, alla vostra fidanzata, chiunque sia, è già sbagliato di per sé. Se una persona non accetta quello che vi piace, e attenzione, non sto dicendo che deve piacere per forza anche a lui o lei, ma deve accettarlo, allora probabilmente è la persona sbagliata. Quindi deve accettarvi per quello che siete, per quello che vi piace e che vi piace fare, indipendentemente da quello che questa cosa sia, a meno che non vi piace sgozzare capretti in giro per il mondo, oppure essere un serial killer. In questo caso magari fatevi aiutare. Poi c'è qualcosa che diresti al piccolo te del passato per gestire diversamente il presente e il futuro? Sì, metti da parte più soldi e soprattutto non vendere quel cazzo di Charizard e nemmeno il set base di Pokémon.
e soprattutto gestisci meglio tante cose, conserva alcuni giocattoli che ahimè sono andati ai preti e alle suore per colpa di traslochi e cose varie, e gestisci meglio queste cose, conserva tante cose e abbi più cura di determinati ambiti e soprattutto inizia ad aprire prima un cazzo di canale YouTube. Come ti vedi da qui a 10-15 anni nel gestire la tua attuale vita? Allora, fra 10-15 anni è il mio compleanno, non so se questo video uscirà dopo il mio compleanno o prima o il giorno stesso, ma avrò appena compiuto 35 anni, quindi fra 10-15 anni potrei averne 50. Allora, la mia attuale vita fra 10-15 anni spero che non sia più incasinata di così, perché più incasinata di così è veramente difficile. Spero che, anzi sono sicuro che continuerò ad avere questa passione che, bene o male, è sempre un po' mutevole. La passione intendo come collezionismo, poi magari si sposterà su altro. La mia è sempre stata per esempio dei videogiochi all'inizio, poi le carte, poi le action figures, sono tornate adesso le carte, insomma sono sempre in continuo cambiamento, ma l'unico filo conduttore è il collezionismo, collezionare, completare i set. Mirko completo al 100% in tutte le cose, anche nei videogiochi. E quindi la vedo, la mia vita fra 10-15 anni sarà così, anche se ci sarà magari una famiglia ampliata, se avrò un figlio, una figlia o quello che sarà. Comunque cercherò, magari in maniera ridotta, perché poi le finanze sono quelle, cercherò sempre comunque di portare avanti la mia passione. Questo, ragazzi, lo consiglio a tutti voi, qualsiasi cosa, anche se a volte ci sono dei periodi molto difficili, molto duri, magari economicamente, lavorativamente, a livello familiare, eccetera. Consiglio sempre comunque di ritagliarvi una parte per voi, perché se andate poi a perdere quella che è la vostra identità, che è quello che vi piace, se rinunciate troppo a troppe cose, raga, queste cose finiscono sempre male. Detto questo, Nick, spero che tu sia soddisfatto delle risposte che ti ho dato, sono contentissimo di quello che mi hai chiesto, perché sono domande veramente molto fighe, molto importanti. Invito voi ragazzi a farmi sapere che cosa ne pensate, se vi piace questa sorta di salottino in cui rispondo a queste domande e tratto varie tematiche. Vi invito quindi a contattarmi sui social se volete, a farmi qualche domanda del genere, se vi interessa, e poi prima o poi, ragazzi, vi porterò un video in cui appunto parlerò di questa roba qui. Mi ero ripromesso di fare un video un po' più corto, sti cazzi, sono arrivato lungo come al solito, spero che vi sia comunque piaciuto. Nel caso, raga, mettete mi piace, iscrivetevi al canale e vi aspetto qui sotto nei commenti per sapere che cosa ne pensate voi. Detto questo, io vi saluto, raga. Se non è uscita la live del compleanno ci vediamo in live, se è uscita la live ci vediamo in un prossimo video. Ciao raga, a presto!